Ma come potete resistere a questa crostata semplicissima, buonissima e veloce da realizzare? Benvenuti in questo nuovo video, qui è Chucks in Pasta. Come avete visto, l'argomento di oggi è realizzare una fantastica crostata. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere come si realizza. Andiamo! Per realizzare la nostra fantastica crostata abbiamo bisogno di 250 g di farina zero per dolci, 110 g di zucchero, un uovo più un tuorlo, 5 g di lievito per dolci, una bustina di vanillina, 125 g di burro a temperatura ambiente, un pizzico di sale e mezza scorza di limone edibile grattugiata. Come prima cosa andremo ad unire alla farina lo zucchero, la vanillina, il lievito per dolci, pizzico di sale e la scorza del limone grattugiata. Con un cucchiaio diamo una mescolata agli ingredienti, facciamo un buchetto al centro e andiamo a riversare tutte le uova. Iniziamo a mescolare. Ecco qui, ora che le uova sono state assorbite, andiamo ad aggiungere tutto il nostro burro. Iniziamo a mescolare con il cucchiaio e poi andremo a procedere a mano. Ora possiamo procedere a mano ed iniziamo a far così in modo che il burro si amalgami bene con tutto il resto degli ingredienti e la farina. Ecco qua, una volta che la vostra ciotola praticamente è pulita, risulta come questa, e la nostra pasta frolla è pronta. Quindi a questo punto prendiamo della pellicola, la stendiamo sul piano di lavoro e mettiamo la nostra pasta frolla. La avvolgiamo in questo modo. Mi raccomando, chiudete tutti i lati, che non deve passare l'aria, e la lasciamo riposare un'oretta in frigorifero. Noi ci vediamo quando la pasta frolla è pronta per essere stesa. Dopo aver aspettato un'ora in frigorifero per far riposare la nostra pasta frolla, siamo pronti a stenderla. Allora, come prima cosa, una piccola spolverata di farina sul piano di lavoro, in questo modo. Un po' di farina sopra la nostra pasta, in questo modo. Non ne serve tanta, basta proprio un minimo. Tagliamo via un terzo dell'impasto e ce lo teniamo da parte per dopo. Iniziamo a stendere con un mattarello. Verifichiamo se la grandezza dell'impasto è arrivato alla forma della nostra teglia per crostata. A questo punto dobbiamo imburrare la nostra teglia su cui andremo a cuocere la nostra crostata. Mi raccomando, imburriamola per bene, altrimenti si attaccherà l'impasto. Una volta imburrata, andiamo a prendere un po' della nostra farina, la mettiamo sulla teglia e la facciamo scorrere in giro. Mi raccomando, attenti che vada ovunque, perché anche questo aiuterà che l'impasto non si attacchi in cottura, che la nostra crostata venga perfetta. E direi ora che la nostra teglia è pronta. A questo punto riprendiamo dove eravamo rimasti, facciamo l'impasto sul nostro mattarello in questo modo. Prendiamo il nostro stampo per crostata e adagiamo l'impasto in questo modo. Facciamolo aderire bene ai bordi, in questo modo. Con una forchetta andiamo a bucherellare il fondo, evitando così che si gonfi. Ora andiamo a preparare le listarelle da utilizzare quando avremo messo la marmellata, oppure quello che volete, potete usare anche la Nutella se vi piace di più. Andiamo a tagliare l'impasto in questo modo, circa di 2 cm, dai, ma anche se non sono perfette a noi ci piacciono.
E finalmente è arrivato il momento di farcire la nostra crostata. Io sto utilizzando una marmellata apposita per crostate al gusto di frutti di bosco. Voi potete usare quello che più vi piace, marmellata fatta da voi, cioccolato, quello che volete, quello che vi dice la vostra fantasia o la voglia del momento. Quindi andiamo a riversare tutta la marmellata o con una spatola o con un cucchiaio. Andiamo a spalmare tutto il contenuto all'interno. Ecco qua, direi che ci siamo. È arrivato il momento di mettere le nostre listarelle. Ora che abbiamo messo le nostre listarelle, è arrivato il momento di fare il bordo. Quindi andiamo a tirarlo giù in questo modo. Io mi aiuto con una forchetta, ma voi potete fare come volete. È arbitraria la cosa, fate più come vi piace. Tanto è un dolce rustico. L'importante è che sia delizioso e di questo ne sono sicuro, sarà speciale. Con il dietro della forchetta facciamo così, sigilliamo un po'. E ora è arrivato il momento di infornare questa fantastica crostata. Il forno bisogna preriscaldarlo a 180 gradi con la doppia resistenza sopra e sotto. Andremo a cuocerla per circa 30-35 minuti, questo ovviamente dipenderà un po' da forno a forno. L'importante è che vedete che il colore diventa ambrato, nel momento in cui è ambrato la crostata è pronta. E noi ci vediamo quando sarà raffreddata la nostra fantastica crostata. A dopo! Eccola qui raffreddata e tolta dalla teglia. Adesso andiamo a provarla e fare il primo taglio con voi. Morbida e croccante. Vi posso assicurare, il gusto è speciale. La prima fetta mi sta chiamando, ragazzi, mi sta chiamando. Andiamo. Mamma mia, è speciale, dovete assolutamente provarla. A me piace così, frutti di bosco è la fine del mondo. Se siete arrivati fino a qui non posso fare altro che ringraziarvi e se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi. E detto questo, ci vediamo al prossimo impasto!